Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre. Abbiamo la carta della forza, amici dei pesci. Può essere un momento decisivo, cioè di decisioni, un momento dove si deve trovare il coraggio per andare avanti in una situazione o in una relazione. E diciamo che quando c'è la carta della forza si tratta di aprirsi al nuovo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, trovate il link alla pagina web dove potete vedere tutto quello che propongo e trovate anche il numero di cellulare. E sempre in descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok, partiamo da un cavaliere di denari, un re di coppe, abbiamo un 4 di spade, la morte, un 7 di spade, abbiamo un fante di bastoni, la temperanza e un 7 di coppe. Che interessante che ci sia un 4 di spade e la temperanza sulla stessa linea. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Cerchiamo di capire un po' com'è l'evoluzione energetica del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro e in un secondo momento poi andiamo a vedere l'amore, il lavoro, il denaro e via dicendo. Allora, l'impressione che ho con questo cavaliere di denari è che possa esserci un inizio mese molto prudente, diciamo un po' rallentato. Andiamo a vederlo. Asso di bastoni e diavolo. C'è come una sorta di lentezza, di tentennamento, mi verrebbe da dire, vedendo questo asso di bastoni al contrario. Andiamo avanti, vediamo il re di coppe. Cavaliere di bastoni, 9 di bastoni e 4 di pentacoli. Dunque, potrebbe essere una relazione, diciamo il movimento più importante del mese, ho come l'idea però che sia una relazione che non arriva al dunque, cioè è come se non si riuscisse a sviluppare. E oltretutto, anzi datemi una carta per questo diavolo. Appunto, avendo il diavolo, potrebbe esserci una certa tossicità all'interno di questa situazione o di questa relazione, potrebbe esserci qualche tipo di manipolazione. Abbiamo un 3 di pentacoli e il giudizio. Mm. È come se qualcuno tornasse, e vi dico tornasse perché c'è il giudizio, per proporvi qualche nuovo progetto, qualche nuova collaborazione, qualche cosa insieme, però poi alla fine è come se questa cosa non arrivasse, se non arrivasse mai un'azione concreta. Andiamo a vedere il 4 di spade.
2 di spade e re di spade. È come se, se qualcuno pensasse di non avere molte altre alternative, di non avere scelte. Difatti abbiamo anche il 2 di spade che indica proprio i dubbi. Diciamo che questo re di spade vi aiuta comunque a fare una sorta di lista dei pro e dei contro, è come se ci fosse un momento di raccoglimento durante il mese di ottobre per fare una valutazione di quello che è questa situazione iniziale che vediamo. Andiamo a vedere la morte. Torre. E matto. Sento come se ci fosse un capovolgimento. Morte, torre e matto sono carte di trasformazione, di rottura degli schemi. Andiamo a vedere però anche 7 di spade. Abbiamo un 7 di coppe che avete già comunque qui alla fine. E 4 di spade nuovamente. Io credo, ragazzi, che non so se esattamente sia una persona o se sia la vostra testa che ha creato come un'immagine di una situazione, di una relazione, può essere di una persona, di un obiettivo, e mano a mano che il mese scorrerà è come se vi rendeste conto con questo 7 di spade che vi siete un po' raccontati delle bugie, che ci sono state delle cose non dette, che la realtà non è proprio quella. Ricordiamoci che 7 di coppe è la carta delle illusioni. E qui è come se proprio si rompessero certi schemi, si rompessero certe credenze, certi modi di comportarsi anche magari. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Tre di coppe, cavaliere di coppe. È come se dopo questo momento di raccoglimento, di autoguarigione, di autoanalisi, mi verrebbe da dire, si vedessero le cose in una maniera diversa. Difatti poi abbiamo anche la temperanza. 8 di bastoni. Sì, è come se a un certo punto, dopo questa rottura degli schemi, cadessero un po', come vi dicevo prima, le bugie e arrivasse un nuovo entusiasmo. Cioè è come se prendeste consapevolezza di quello che vi stavate raccontando e diceste, ma non è così, non è come pensavo, posso star sereno, posso star tranquillo. Datemi una carta per l'otto di spade. Scusate, guardo questa per curiosità, era un cavaliere di denari. Allora, qui abbiamo un re di coppe al contrario come questo, la carta della giustizia e una regina di bastoni. Io credo che si affronterà in modo chiaro, perché c'è l'otto di bastoni, c'è la comunicazione. Quelle che sono le ingiustizie, quelle che sono, quello che è il vostro punto di vista. Tenete presente che sia la giustizia che la temperanza sono carte di riequilibrio e se l'otto di spade è una carta statica, l'otto di bastoni è una carta di movimento, di progresso, di qualcuno che normalmente parla di un'energia molto forte, è un acceleratore delle carte vicine, quindi secondo me state andando per un processo di guarigione molto in fretta attraverso la comunicazione. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Re di pentacoli effettivamente e 9 di coppe, quindi secondo me siete sulla giusta strada per aprirvi nuove opportunità, per aprire nuove strade, per riuscire a raggiungere questa sicurezza,
o questo appagamento di cui ci parla il 9 di coppe. È un buon mese, ragazzi. È come se aveste bisogno di trovare il coraggio di affrontare i vostri fantasmi, mi viene da dire, perché o le vostre ombre. Guardate, è interessante perché questo è una volpe, mentre qui l'ombra sembra quasi un essere strano, non si capisce che tipo di animale sia. Ok, andiamo ai settori, partiamo dal lavoro. Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi, credo che sarete spinti ad andare avanti, a cercare nuove soluzioni, a cercare alternative, come vi ho detto. Finiamo con un 7 di coppe e di conseguenza c'è bisogno di aprirsi nuove possibilità di lavoro. Per quello che riguarda non vedo contratti, per adesso, per chi stesse cercando lavoro, portate pazienza ancora un attimo, però per adesso non vedo grosse svolte. Ehm, per chi invece fosse dipendente, dunque ragazzi, periodo da transitare con calma, con prudenza. Vi direi di rimanere sul vostro, di non parlare troppo in giro, di confondervi con la tappezzeria, perché le cose non sono tanto chiare nel mondo del lavoro in questo momento. Non dico che voi non siate appagati dal lavoro, anzi, però potrebbero esserci malelingue, potrebbero esserci, insomma, non lo vedo un mese molto sereno, ecco. Ehm, per quello che riguarda invece le persone che sono autonome, anche per voi fate attenzione alle illusioni, fate attenzione a quali possono essere le reali possibilità davanti a voi, le cose che si possono concretizzare e quelle che invece sarebbe meglio lasciare andare, soprattutto se tutto il mese si sviluppa con una collaborazione. Cioè, se state cercando un nuovo socio, un nuovo collaboratore, fate attenzione perché il fatto che le cose siano un po' lente nasconde qualcosa. Io ho come questa sensazione. Per quello che riguarda i progetti, dunque, se state collaborando con qualcuno, ho l'idea che anche qui ci sarà una sorta di svolta. Non è tutto come sembra e questo sarà il mese decisivo per rompere con gli schemi di comportamento che ormai non servono più. Avete 2 4 di spade. Il 4 di spade è la carta dell'autoanalisi, dell'introspezione. Ehm, Vi dirò, nel caso, questo vale per tutti, non solo per i progetti, però nel caso abbiate anche solo il dubbio che una relazione non vi porti più niente, che sia lavorativa, che sia familiare, che sia relazionale, questo è il mese ideale per fare introspezione e per vedere quali altre possibilità si aprono davanti a voi. Andiamo alle relazioni, anzi no, prima parliamo dei soldi. Lo vedo un buon mese, sinceramente. Scusate, a livello economico è un buon mese. Diciamo che c'è voglia di fare, c'è voglia di trovare nuove fonti di ingresso. Se per caso avete degli investimenti che generano reddito passivo, devo dire che sarà un buon mese con dei guadagni da celebrare. E per qualcuno potrebbe anche arrivare nel mese di ottobre qualche proposta interessante appunto per i nuovi investimenti. Potrebbero essere cioè società o aziende che iniziano e dove richiedono o il vostro contributo monetario o il vostro apporto ehm, a livello di conoscenza, a livello di magari, non lo so, c'è come un qualche cosa nel mese di ottobre, qualche tipo di incontro, qualche tipo di evento, di fatto che può portare dei soldi in più.
Per quello che riguarda l'amore, partiamo dai single. Se per caso non avete nessuno in testa, vi dico che potrebbe esserci una conoscenza interessante, ma un po' vaga. Cioè è come se fosse una di quelle conoscenze da lontano, dove non si capisce se l'altro o l'altra è realmente interessato o se magari è solo gentilezza, la sua premura, cioè sono quelle cose un po' ambigue. Ehm, che ahimè vi direi di prendere con le pinze. Cioè avete varie carte, un po' di la torre e il crollo delle sicurezze, poi abbiamo i dubbi, abbiamo la morte, sette di spade con due, sette di coppe che sono un po' le illusioni, le bugie, quello che viene nascosto. Ehm, non lo so. Ho l'idea che la cosa potrebbe essere e rimanere platonica per il mese di ottobre, ma sarà un bene così perché vi darà il tempo di conoscere la persona e di vedere che cosa c'è che non vi torna tanto, ecco. Sento che comunque con l'otto di bastoni si va poi a chiarire e poi possono effettivamente aprirsi delle possibilità, però non vedo che la relazione sbocci in questo mese, mettiamola così, cioè che mm, è ancora un po' prematuro. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, apritevi, qui avete la forza, bisogna prendere il coraggio a quattro mani e aprirsi, comunicare al partner o alla partner ehm, quali sono le vostre paure, quali sono i vostri dubbi, quali sono le vostre regole anche, mi verrebbe da dire. È un po' come il non adattatevi più per paura di perdere l'altra persona, perché avete comunque un diavolo e si sta creando come un ambiente un po' tossichino. E quindi con l'otto di bastoni, secondo me, è meglio parlare chiaro. Anche perché poi c'è la risoluzione, c'è la temperanza, c'è il riequilibrio, c'è il 9 di coppe che è la carta dell'appagamento. Quindi ci sono buone speranze, però bisogna tirare fuori il coraggio di parlare, ok? E per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione più o meno, mm, ho la sensazione che starete un po' sul filo. Non è né sì né no, né ci sono né non ci sono. Anche lì abbiamo comunque un diavolo a inizio lettura, quindi secondo me un qualche lotta di potere potrebbe esserci. Un, sapete, perché avete un 4 di pentacoli, che è una carta di attaccamento. Io credo che siate attaccati, se non alla persona in sé, all'idea di avere una relazione con questa persona o all'ideale che questa relazione può, che questa persona può rivestire. Questo può accecarvi un po', e difatti abbiamo un 2 di spade che viene rappresentato come una persona bendata e farvi un po' pensare che dovete rimanere in quella relazione se non volete essere abbandonati. Si tratta di trovare il coraggio di rompere questo schema. Avete anche il matto, si tratta anche di fidarsi. Fidarsi dell'altro non vuol dire solo mi fido che non mi faccia le corna, ok? È anche il mi fido di che mi possa capire, che possa comprendere quello che io ho da dire, che possa comprendere come io mi sento, il mio punto di vista. Ed è quello che succederà questo mese e ne trarrete poi vantaggio. Per chi invece, ragazzi, diciamo fosse un po' alla frutta della relazione, questo potrebbe essere un buon mese per dividersi, per mettere un punto a capo, per rompere proprio questa relazione. Vi dico anche un'altra cosa, c'è qualcuno che potrebbe avere un revival, ci potrebbe essere un ritorno dal passato
Fate attenzione perché da come vedo le carte qui, ehm, per, per riuscire a vivervi questa relazione potreste dover raccontare delle storielle a qualcun altro, a qualcuno che vi sta vicino, magari... Insomma, sento che non sarete onesti con chi vi è intorno proprio per nascondere questa relazione, magari perché le vostre amiche non vogliono che rivediate quell'ex o quella ex e quindi fate le cose di nascosto, ecco. Però questo è un po' l'andamento. Per quello che riguarda invece la situazione familiare, anche qui ragazzi, sento che non sarà del tutto lineare. È come se questo mese fosse un mese dove dovete prendere il coraggio di affrontare certi temi con certe persone. Cioè è un po' come se fosse il momento di tirare le somme. Perché anche con la famiglia sento che potreste un attimino dettare nuove regole, rompere questi schemi di cui parlavamo. Ok, andiamo a vedere Osho. Che cosa vi dice? Gli amanti, quindi anche questa è una carta di equilibrio. La fiducia e intensità. Sì, guardate, mi viene proprio da dire usate l'energia dell'amore per aprirvi agli altri, per comunicare quello che volete, le vostre regole, le vostre paure, i vostri dubbi. E questo qua è un fante di coppe, viene tradotto fiducia, ma è uno dei significati anche del matto. È un po' come se vi dicessero di avere fiducia nella vita. Nel momento in cui, diciamo così, vi butterete, inizierete, vi lancerete, mettiamola così, le cose inizieranno a prendere una certa intensità. Questo è un cavaliere di bastoni, ce l'avete già qui, eh? Perché vi dicevo, il mese parte con prudenza, parte, diciamo, con un'energia piuttosto lenta. È solo poi, secondo me, dalla metà in avanti che si scastrano le cose. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Lo sciamano parla della luna nuova, che non dovrebbe essere tra molto tempo. Allora, potrebbe essere un invito a riconnettervi con il vostro animale interiore, con il vostro animale guida, però anche questa, se ci fate caso, è una carta dove ha il sole da una parte e la luna dall'altra, la temperanza anche, se vi ricordate negli arcani tradizionali, vediamo se lo trovo, ehm, negli arcani tradizionali che non ho qua, vabbè, e la temperanza è rappresentata con una fanciulla che ha due brocche e versa acqua. Di solito l'acqua è di colori diversi, una rappresenta il sole, l'altra rappresenta la luna, il femminile e il maschile, lo yin e lo yang. E io credo che verso, scusate, stamattina la voce è un disastro. Credo che in luna nuova, quindi penso che sarà, non lo so, magari tra 2 settimane e mezza, 3, non ho idea. Comunque in luna nuova, secondo me c'è come questo riequilibrio della scena. Andiamo a vedere ancora una fatina. Prosperità, wow, e attività. Sì, comunque anche lo sciamano, e poi ci sono anche altre carte qui, mi danno come l'idea che abbiate bisogno di stare all'aria aperta, a contatto con la natura. E poi questa carta mi fa visto che c'è tutto il grano, mi fa venire in mente proprio l'imperatrice. Quindi questo momento di raccolta, se vogliamo. Anche il 3 di coppe è una carta associata alla raccolta dei frutti. Bene, amici dei pesci, è un buon mese
Spero di avervi dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Lo stesso lavoro lo potete fare da soli per conto vostro abbonandovi al canale. La sezione degli abbonamenti è stata studiata come se fosse un corso di formazione in metafisica. Ci sono anche temi di metamedicina, come vi dicevo prima, le credenze limitanti divise per settore. Insomma, date un'occhiata ai titoli dei video così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Le playlist sono quelle che hanno la copertina lilla. Bene, detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!